Ciao ragazzi. Ciao. Dove siete? Qua? Questo è il mio posto? Sì. Come andiamo? Tutto bene? Sì. Mamma mia, sono tutti ben educati. Tu hai la maglia da portiere, vero? Sì. Fai portiere? Ah, sono tutti portieri oggi? No. Centrocampista. È il difensore? Non c'è un difensore, chi vi protegge? Io la Grazie. Abbiamo delle domande? Sì. E chi fa la prima domanda? Giunto al tuo 7° anno di Juve, qual è il tuo segreto per continuare a fare bene? Una bella domanda, l'hai scritto tu? Mi ha aiutato anche mio padre. Non posso immaginare di poter giocare in una squadra che non lotta per gli obiettivi importanti. Qui alla Juventus ogni anno si parte con l'obiettivo di vincere dei trofei e questo mi stimola di rimanere sempre concentrato e poi ogni tanto non riesco perché sbagliamo tutti, ma ci provo sempre. Qual è il tuo segreto per essere sempre così pettinato? Io, sai che una volta ho giocato con Mikel Arteta, che oggi è l'allenatore dell'Arsenal. Lui riusciva a fare dei colpi di testa, proprio con i capelli così, e non si muoveva niente, ma zero. Ho detto, ma Mikel, tu cosa metti? Quale prodotto metti nei capelli? E lui mi fa, no, guarda, io non metto niente. Tocco i capelli, sembrava un sasso, così. E poi sono arrivato alla Roma, ho fatto crescere i capelli, ok? L'allenatore è stato Luciano Spalletti. Un giorno è venuto da me dopo la partita e mi fa, perché ogni volta che prendi gol tu ti sistemi i capelli così? Mi cadono i capelli qua, cioè non vedo niente. Mi fa, no, mettiti qualcosa o taglia i capelli. Ho fatto tutte e due, i capelli rimangono sempre belli e ordinati così. Domanda. Dimmi. Cosa mangi al mattino? Cosa mangio? Io uova. Non vi dico cosa mangiavo alla vostra età. La mia mamma andava molto presto al lavoro, io mi svegliavo e non sapendo cucinare, ogni mattino mi facevo un panino con Nutella. È veloce, no? Il pane, Nutella. Però Nutella mi piace ancora. È Nutella. Dillo alla mamma. Dillo, Scesni mi ha detto di mangiare Nutella. Chi è sceso di te stesso e ti ha detto di mangiare la Nutella? No, che lui deve dire alla mamma. Però bravo. Tu sei come il mio figlio, sai? Hai tanta energia. Ti vedo. Il mio figlio non riesce ad essere seduto così per 15 minuti e ascoltare le risposte, le domande. È come te, tu vorresti giocare a calcio, tu pensi solo adesso, no, dammi un pallone. Sì, ho capito. Io faccio il portiere da quando ho 4 anni. Mi dai qualche consiglio per diventare un campione come te? Non avere paura. È una cosa che da giovane hai paura dei tiri forti quando tiri la palla addosso. Un pochettino c'è, no? Sì. Allora io ti dico, farà male tante volte. Perché fa male? Ogni tanto prendi le pallonate e fa male. Però per poco tempo. E io i primi 2 anni avevo paura del pallone. Quando uno arrivava, mi faceva un tiro forte da vicino, avevo paura. Il mio allenatore, preparatore di portieri, dice meglio naso rosso che un gol preso. Quindi meglio prendere una pallata in faccia, ma parare. Quindi non devi avere paura e poi bisogna trovare la gioia nelle cose che facciamo. Quando hai deciso che avresti fatto il portiere, non hai mai pensato di voler giocare in qualche altro ruolo? No, io ancora oggi vorrei fare l'attaccante. Io ho iniziato da attaccante, ero molto più alto di tutti i miei compagni ed ero scarso da attaccante. Quindi un giorno è arrivato il mio allenatore e mi ha detto guarda, fanno tutti tanti gol, vinciamo le partite 10-0, 12-0, tu non hai mai fatto un gol in 10 partite. Prova importa, il mio padre è stato un ex portiere e mi fa tanto piacere dire che sono diventato molto più forte di lui. Quando ti senti forte a fare una cosa, ti dà l'autostima, ti fa star bene, quindi ho accettato di dover fare questo mestiere qua, però ora mi piace, io sono innamorato del mio lavoro e del ruolo che faccio. Che gesto di scaramanzia fai prima delle partite? Grazie. È molto strano perché io ho zero. Tutti i miei compagni, quando li vedo, uno deve entrare in campo con la gamba sinistra per primo, altro fa dei saltelli, altro si fa prima la scarpa a sinistra, poi destra. Io non ho niente. Cioè, io
Non è un gesto scaramantico, è la mia preparazione alla partita, che io devo fare un po' di meditazione un paio di ore prima della partita e poi niente, sistemo i capelli e vado in campo. Faccio il riscaldamento e vado in campo, non ho dei gesti scaramantici. Hai già deciso quando smetterai di giocare? Se io ho deciso una data nella mia testa ce l'ho, vorrei essere più disponibile al mio figlio e alla mia famiglia, però dire che ho deciso non sono sicuro. Quando capirò che non sono più forte o non sono più importante per la squadra sarà il giorno che decido di ritirarmi, ma la data oggi sicura non te la posso dare. Come mai in alcune partite vai fino a centrocampo? Ogni tanto lo devi fare quando la squadra. Poi il centrocampo no, fino al centrocampo no. Magari ogni tanto capita con la palla fuori, c'è un compagno di squadra, devo dare qualche informazione di come difendere, di cosa cambiare. Mi capita al centrocampo solo per parlare, quando non c'è il pericolo di prendere gol. Quante volte hai sognato di segnare un gol anche tu? Grazie. Io sognavo sempre solo di far gol, perché volevo fare attaccante. Da portiere mi è capitato un paio di volte di andare all'ultimo minuto dentro l'area di rigore l'avversaria, ma non sono stato mai vicino a fare gol. Non saprei neanche come esultare. E poi io penso sempre, se il portiere deve andare nell'area avversaria a far gol vuol dire che siamo in svantaggio, e a me non mi piace essere in svantaggio, mi piace vincere le partite, quindi spero di non doverlo mai fare, però fra di noi ti dico sarebbe bello, sarebbe bello. Chi è l'attaccante più forte che hai incontrato? Grazie. Più forte è non lo so, è una parola, non mi piace paragonare un attaccante all'altro, sono tutti un po' diversi. Quello che mi dava un po' di paura ogni volta che dovevo giocare contro il Barcellona o l'Argentina è stato Messi, perché è Messi. L'altro che mi ha fatto tanti gol è stato Wayne Rooney, pure lui mi ha fatto la tripletta una volta, pensate. E Cristiano Ronaldo, Cristiano è stato forte, però ora Cristiano lo guardo più come il mio ex compagno che un avversario, quindi ti direi quelli due lì, Rooney e Messi. Grazie ragazzi. Facciamo anche le firme? Abbiamo un pennarello, qualcosa?